Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Per creare questo progetto gli strumenti sono un paio di ferri numero 10 e per quanto riguarda il filato stiamo parlando del Fury. Io ce l'ho nella versione bianca, ma ci sono diverse colorazioni. In pratica abbiamo un gomitolo da 50 grammi, sono circa 305 metri, quindi una resa incredibile, è formato dall'84% di viscosa, 16 di poliamide. In pratica noi abbiamo un filato pelosetto, come notate, dove il cuore è quello acrilico, quindi il poliamide. Per quanto riguarda il filo vedete questo che spunta, è viscosa, quindi questo filato è ideale per tutte le stagioni. Infatti quello che andremo a creare oggi è un accessorio da poter indossare quasi tutto l'anno. Ora vi farò vedere anche degli strumenti accessori se volete decorare questo progetto. Se desiderate decorare il progetto che andremo a fare avete bisogno dell'uncinetto 1,5 o comunque un uncinetto piccolo da poter lavorare un filo sottile che ci serve, sul quale praticamente sono andata a mettere su queste perline, quindi vi serve sia un filo sottile sia un ago sottile. Questo è solo un opzionale se volete praticamente decorare il progetto, ma è talmente bello che anche da solo non avete insomma necessità di metterli. Per quanto riguarda le perline, le ho comprate su Amazon e se riesco nelle informazioni vi metto il link. Il filato bianco sottile che avevo in casa, ma potete usare anche il filato per cucito, che poi vi farò vedere a cosa serve e come si fa a lavorarlo. Ora vi faccio vedere il progetto finito, perché io l'ho già finito, manca solo una parte decorativa che andremo a fare insieme e poi vi farò vedere un campione su come si lavora. Questo è il progetto di oggi, è una bellissima stola, guardate quanto è bella. Sembrano quasi un accumulo di fiocchi di neve, quindi veramente fantastica. E ho usato le perline per decorare l'estremità, una l'ho già fatta, la seconda l'andremo a fare insieme. Non vi posso dire il numero delle perline perché va in base alla grandezza che scegliete di lavorare. Allora vi do un po' di misure. Io in pratica qui ho caricato 50 asole sui ferri e ho lavorato tutto il gomitolo, quindi ho lavorato tutti i 305 metri. Come risultato ho una stola che è lunga 1,5 m e larga circa 55 cm. Quindi io la trovo molto grande. Ho utilizzato i ferri 10. È normale che se utilizzate dei ferri più piccoli magari il trama viene leggermente più chiuso e magari ce l'avete un po' più piccola, invece se i ferri sono ancora più grandi magari risulta ancora più grande. Ho deciso di utilizzare dei ferri così grandi perché avevo bisogno di far, tra virgolette, parlare il filato e il fatto che ci siano le asole così grandi risalta tutto, quindi sia da una parte che dall'altra si vede proprio l'esplosione del filato, come vedete, è veramente bellissima. Poi sicuramente quando la vado a indossare alla fine del video progetto voi riuscite a vederla meglio. Ora io la metto un attimo via che poi andremo a riprendere qua nell'estremità con le perline e vi faccio vedere adesso il campione. Le perline le ho messe semplicemente, come vedete, di tutti i colori, semplicemente per dargli un po' di pesantezza perché è talmente leggera che è una nuvola, quindi avevo bisogno di dargli un po' più di pesantezza sulle estremità, però è talmente bella che potete anche evitare questo passaggio. Ora io la metto via, prendete i ferri, il gomitolo e andiamo a fare il campione. Mettete i due ferri insieme, lasciate un po' di filo, potete fare anche 1 metro, non fa niente dopo se è troppo, e ora dovete decidere quante caricate. Io ne ho caricate 50 e ho circa mezzo metro.
adesso decidete voi. In pratica andiamo a fare il primo punto, che è questo, infilate i feri tutte e due, perché se iniziamo a lavorare solo su uno poi il lavoro viene molto stretto. Stringete un attimo e fate passare il filo. Dovete essere molto delicati in questo passaggio perché abbiamo comunque un filato peloso, quindi fa leggermente fatica. Ora prendete con il mignolo la parte collegata al gomitolo, vedete, in questa maniera. Poi fate passare il filo sull'indice e con il pollice andate da sotto e tenete il filo in questa maniera. Spero che questo passaggio vi sia chiaro. Poi con i feri prendete, vedete, appoggiate, andate da sotto con tutte e due, prendete il filo che sta sull'indice e caricate sui feri. Questo lavoro è da fare per tutte le asole che avete necessità, quindi caricate tutte quelle che avete necessità. Quando andate a stringere qui state un po' larghe, non stringete troppo, perché se no rischiamo che con il lavoro l'inizio sia molto piccolo e molto stretto e poi la stola si allarghi troppo. Infatti quando la andrete a finire sicuramente quel margine sarà molto più largo rispetto a questo di avvio, quindi lasciatela larga qua, non la stringete troppo. Quindi ripartiamo con i due feri, tiriamo su il filo dall'altra parte e la lasciamo larga. Stringete qui ma non vi avvicinate a questi. Continuiamo. Io andrò a fare circa 10 asole giusto per farvi vedere il lavoro. Vedete che c'è distanza tra un'asola e circa questa e l'altra. Di solito questo passaggio viene fatto o con degli feri molto più grandi, però non li ho in casa, c'ho il 12 che non so dove ho messo, oppure semplicemente fate un po' di attenzione. Dopo che avete caricato tutte le asole che volevate, iniziamo a fare il lavoro. Intanto adesso vado a mettere su circa una decina. Dopo aver caricato le 10 asole, tirate fuori uno dei due feri. Ora iniziamo a lavorare. Il cappietto lo lasciate perdere perché lo andiamo a bloccare in seguito e andiamo a lavorare con il filato attaccato al gomitolo. Iniziamo il giro sul davanti, quindi entrate da sotto, prendete l'asola e prendete il filato. Quando ce l'avete su questo ferro, quindi a destra, lo togliete da quello sinistro. Andiamo a fare questo passaggio anche con la seconda asola, poi con la terza e lo facciamo fino alla fine della riga. Come ho detto all'inizio, le righe da lavorare dipende dai feri e da quanti ne avete caricate. Io personalmente ho finito un gomitolo, quindi con un gomitolo con 50 grammi ho fatto un progetto. Lavorato l'ultimo, ho finito praticamente la mia prima riga. Ora devo fare la seconda. Per fare la seconda riga devo girare i feri. Come notate il filo è, vedete qui, è verso di me, non è in là, quindi ora devo lavorare verso di me. Come faccio? Tengo il filo sul dito verso di me, entro con il ferro da questa parte, quindi sempre dal davanti, però prendo il filo dalla mia parte, quindi si dice dal dietro. Ora passo il filo sempre da questa parte, vado a prendere l'asola, prendo il filo e me lo porto sull'altro ferro. Le asole sono già predisposte, vedete che
avete già l'asola un po' più avanti da questa parte o un po' più indietro dall'altra, quindi vi rendete conto quando cambiate verso da quale parte dovete lavorare. Quindi dovete stare molto larghe e divertirvi, diciamo. È un lavoro rilassante questa volta perché abbiamo veramente dei punti basici e un filato che lavora per noi. In pratica finiamo anche l'ultima. E ho finito la mia seconda riga, quindi ho concluso. Ora tiro fuori il ferro, lascio tutto il lavoro. Come notate il filo è già predisposto da questa parte rispetto a come era prima, che era da questa, quindi io non devo fare altro che seguire il filo. Entro, lo prendo e l'asola è predisposta già perché nella parte dietro è già più avanti rispetto a questa parte qua, quindi mi sarebbe un po' impossibile se io facessi un lavoro del genere. Vedete che faccio anche fatica, non saprei neanche come prenderlo. Ok, si può fare assolutamente, ma non è il nostro lavoro. Oggi dobbiamo fare un lavoro semplice, quindi vado, prendo il filo e lavoro semplicemente. Mi dispiace se sottofondo si sente il cavo dei ferri, ma sono dei ferri semplici in metallo, quindi fanno un rumore. Questo lavoro di andata e di ritorno, quindi lavorare sul davanti e sul dietro, lo dovete fare per tutte le righe che avete necessità. Se volete fare come me, finite il gomitolo, oppure se non volete fare come me, decidete una lunghezza e una larghezza. Facciamo finta che abbiamo finito quasi il gomitolo, quindi dobbiamo concludere. Cosa si fa? Per chiudere il lavoro con i feri, quindi la nostra stola, prima di tutto lavoriamo la prima e la prendiamo sul ferro, però la rimettiamo su appena l'abbiamo finita. Perché cosa facciamo? Dobbiamo andare a chiudere, quindi entriamo di nuovo su questa appena lavorata, prendiamo anche la seconda, passiamo tutte e due il filo dal dito e la prendiamo su il ferro, la teniamo un attimo, la rimettiamo giù su quello pieno di asole, rientriamo con il ferro libero, prendiamo una appena lavorata che abbiamo chiuso due, prendiamo anche l'altra che è sul ferro, quindi ne abbiamo due, prendiamo il filo, chiudiamo e dobbiamo fare questo per tutte le asole che ci avete. Se ne avete, come nel mio caso nel lavoro originale, diciamo così, 50, lo dovete fare 50 volte. Mi raccomando, qua state larghe perché sennò rischiate di avere una chiusura molto più stretta rispetto al lavoro. Ecco, direi che io vi ho dato tutte le informazioni necessarie per essere autonome nel crearla. Mi dispiace per il campioncino che è veramente piccolo, però alla fine non vi serve altro. Ora io riprendo il lavoro sul pezzo originale che vi faccio vedere come decorarla con le perline. Prendete la vostra stola, prendete l'uncinetto piccolo, quello insomma con cui riuscite a lavorare. Fate conto che ho qua un fil di scoccia numero 8 più o meno, però se avessi avuto un filo per cucito che è veramente sottile, magari avrei lavorato con l'1 oppure anche con il 75, insomma adeguate l'uncinetto a quello che avete come filo. Prima di tutto facciamo un nodino e poi entrate nel lavoro direttamente, prendete l'asola creata in precedenza, fate un punto basso. Ora andiamo a fare 1, 2 e 3 catenelle, ci portiamo avanti un po' di perline. Io ho deciso di metterle tutte colorate, ma potete metterle tutte trasparenti, tutte azzurre, tutte verdi, tutte rosse, decidete voi, oppure non le mettete affatto.
Dopo aver fatto 3 catenelle, avvicinate con un dito una, fate una catenella per bloccarla in questa maniera, poi andate a fare altre 3 catenelle, 1 2 e 3, e entrate proprio nel lavoro nella stola, fate un punto basso, poi 3 catenelle, portatevi avanti una perlina e andate a fare 3 catenelle, poi andate sulla stola, entrate con l'uncinetto proprio a caso senza problemi, non dovete rispettare il lavoro eccetera, andate a caso, più sono fitti gli archetti più perline avete, e fate un punto basso. E questo è da fare per tutto il laterale. Io mi sono limitata al laterale, ma potete fare anche la lunghezza, decidete voi. Ora io vi faccio vedere per bene il lato già finito. Come sentite c'è il rumore proprio delle perline, che sono delle bellissime perline di vetro, che gli dà il peso giusto. Guardatele, sono queste. Sono molto delicate. Guardate, questa bianca in realtà è trasparente, non si vede neanche. Sono molto delicate. Ora magari quando le indosso non si vedono neanche, ma io volevo dargli un accenno un po' particolare. Finisco di decorare la mia stola, ci ritroviamo dove la indosso. Eccola qui finita la mia stola. Per presentarvela mi sono anche vestita elegante, giusto per farvi capire la bellezza di questo progetto. In pratica non mi devo prendere tanti meriti perché ha fatto tutto il filato, io semplicemente l'ho lavorato al meglio, guardatela. Poi ci sono anche i cristalli che sono talmente leggeri ed eleganti che non si vedono nemmeno, a meno che non mi avvicino. Quindi guardate che bellezza questa stola, veramente bellissima. Io ho indossato un vestito elegante proprio per farlo vedere e spiegarvi anche l'occasione migliore, perché se avete necessità di coprirvi semplicemente un po' la schiena o le spalle, un progetto come questo, che è soprattutto economico ma anche veloce da fare, perché voi andate a lavorare semplicemente delle righe di andata e ritorno con i feri. Ho provato a lavorarla con l'uncinetto, diventerebbe leggermente più spessa, però si può lavorare anche all'uncinetto. È troppo bella, è fantastica, cioè io non ho parole, veramente sono contenta del risultato. Me lo immaginavo già quando l'ho toccato, perché veramente parla da sé questo filato, grazie a questi fili che sono piccolini, non sono molto lunghi, quindi non carica troppo, non diventa pesante, è la lunghezza giusta per dare il carattere. Eccola qua. Cosa dirvi? Allora, io ho utilizzato un gomitolo e come vedete è bella lunga. Ok, avendo utilizzato dei feri così grandi, il progetto si adegua da solo. Mi spiego, può diventare un po' più lungo o un po' più largo, perché comunque sia, essendo che i feri sono stati grandi, gli occhielli, diciamo così, del lavoro sono molto elastici, di conseguenza fa passare molto bene il filo e quindi si riesce anche a manipolarlo bene. Potete creare una stola, potete creare una giacca, potete creare una maglietta, potete creare quello che desiderate. Avete la libertà di gestirvi un po' come desiderate voi. Io vi ho dato solo un'idea così, bellissima, non ho parole, e da questa base, quindi da questo progetto, potete creare quello che desiderate. A me piace tantissimo, come ho detto prima, e non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate voi. Per chi non lavora ai feri, vi consiglio di lavorare all'uncinetto, magari facendo semplicemente degli archetti, lavorando 4-5 catenelle, formando tantissimi archetti. Vedrete che sarà abbastanza leggera. Mi raccomando, lì utilizzate un uncinetto molto più grande rispetto a quello indicato, perché così il filato esplode in ogni punto.
Bene, a me non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi e sapere insomma cosa ne pensate. Se pensate che sia un progetto utile, se pensate che sia adatto a questo filato, insomma se vi piace. Io vi mando un grosso abbraccio, noi ci vediamo al prossimo video tutorial oppure podcast. Ora vediamo.